Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato al lavoro e alla situazione economica dei mesi luglio, agosto e settembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso passiamo al momento della scelta. Prendetevi tutto il tempo, fate un bel respiro, svuotate la mente. Se vi sentite attratti da più letture, quindi più mazzi, magari potete ascoltarle, forse ci sono delle ulteriori indicazioni utili per voi. Come prima scelta, quindi primo mazzo, abbiamo il Tarot Original 1909, poi la seconda lettura la faremo con il Japanese Art Nouveau Tarot e poi infine la numero 3 è il mazzo Morgan Green Tarot. E adesso, dopo aver fatto la vostra scelta, ci vediamo per ogni singola lettura. Iniziamo questo interattivo con il primo mazzo e quindi la prima lettura, dedicata ovviamente al lavoro, a tutto ciò che riguarda il denaro, la situazione economica, se avete anche dei progetti, delle idee che volete realizzare, ovviamente tutto a sfondo materiale. Partiamo proprio con l'analisi di cosa ci aspetta nel mese di luglio. Il mese può iniziare con un po' di fatica, di senso di oppressione, di stanchezza, può anche essere in realtà abbastanza positiva, tra virgolette, questa fase iniziale, perché vuol dire che ci stiamo avvicinando alla conclusione, alla realizzazione di un qualcosa. Allora dobbiamo fare un ulteriore ultimo sforzo prima appunto di raggiungere questi risultati, oppure può anche trattarsi di una fase, magari di un progetto, di un qualcosa ben più ampio dove tutto è programmato per tappe e allora c'è questo raggiungimento, però con un po' di fatica. Può anche rintracciare questa carta una fase di stanchezza dove ci stiamo sovraccaricando eccessivamente di impegni. Allora, onde evitare stress, magari cerchiamo di mettere da parte un qualcosa che forse possiamo riprendere successivamente, o comunque di gestire meglio le nostre energie a livello psicofisico. A volte potrebbe essere anche una condizione psicologica, forse sì, perché se magari avete a che fare con delle situazioni sempre legate al denaro, al lavoro, alla ricerca stessa del lavoro, potreste fare un po' di fatica, non solo per voi stessi, anche ad affrontare delle situazioni a livello esterno che al momento sono abbastanza incerte e non permettono di gestire al meglio questa situazione. Il fatto che ci sia la carta della morte secondo me non deve spaventare, perché rappresenta un cambiamento decisivo e importante. Si vede che nel corso del mese di luglio ci sarà una conclusione, ci sarà una fine e direttamente una fase di trasformazione, di passaggio importante della vostra vita. Quindi magari può voler dire che c'è a fatica questo raggiungimento, si lascia il passato alle spalle e ci si può mettere in una condizione molto più tranquilla, molto più serena, o comunque, come si può vedere dal 2 di spade, in fase di meditazione, di valutazione e di osservazione. In realtà il 2 di spade può anche voler dire una fase di incertezza, perché si hanno più possibilità, più idee, o un conflitto interiore che in qualche modo possiamo cercare di intercettare.
e fare chiarezza, cioè intercettare vuol dire capire effettivamente sia che cosa fare, sia come procedere e se quel conflitto interiore o esteriore che sia, diciamo, può essere valutato, osservato in modo molto più lucido, allora è lì che appunto avverranno dei cambiamenti. Quindi come si può vedere è un mese di luglio particolarmente impegnativo, dove alcune trasformazioni profonde andranno a determinare il vostro futuro. Magari per chi ha il lavoro, questa carta addirittura potrebbe non essere totalmente negativa, magari cercate di chiudere con il passato, soprattutto se è stato abbastanza faticoso, eccessivamente, e allora forse volete riprendere poi il lavoro in un modo diverso. Allora la carta della morte può indicare questo passaggio. Magari qualcuno riesce a staccare dal lavoro, riesce a trovare una fase di diciamo di relax, ma allo stesso tempo vediamo che per voi rappresenta comunque una fase importante, quindi meglio che siate in relax, così avete la possibilità di rigenerare le vostre energie e soprattutto meditare. Ovviamente non posso nascondere il fatto che la carta della morte, indicando un forte passaggio, può anche essere per molti di voi una conclusione. Quindi chi sta lasciando il lavoro, chi magari sta modificando, cambiando radicalmente la propria idea di ricerca e quindi attivare un nuovo percorso. Ecco che è determinante, come vi dicevo, l'ultima parte che in realtà può riferirsi anche alla possibilità di cambiare totalmente alcune cose, anche gestione della parte economica finanziaria, se state valutando possibili investimenti. Diciamo che qui non è assolutamente il caso di prendere iniziative, quindi cose nuove, se ci sono proposte, delle idee, meglio far chiarezza, meglio valutare attentamente e poi prendersi il tempo giusto, magari insieme andando a vedere come andrà agosto, possiamo anche capire come procedere nelle vostre decisioni. Diciamo che il punto di partenza di agosto con il 9 di spade c'è qualche preoccupazione, può essere una fase passeggera. Agosto, per certi aspetti, soprattutto chi vuole cambiare, chi vuole migliorare la propria condizione, chi sta vivendo una fase difficile e complessa, allora posso anche capire che questo 9 di spade desta un po' di preoccupazione, proprio perché è la carta di fase di stallo a livello soprattutto mentale e anche a livello esterno. Cosa c'è che vi preoccupa? Ovviamente questo potete saperlo voi, può entrare una figura importante o comunque in voi finalmente la capacità di poter gestire meglio quello che state vivendo, quindi importante il re di coppe perché in realtà può essere sia una vostra caratteristica, un vostro atteggiamento che è molto più positivo, molto più costruttivo, in controllo delle proprie emozioni, perché probabilmente c'è bisogno di lasciare andare alcune cose e cercare di capire come procedere. E c'è anche la regina di coppe, quindi o sono più figure, più persone presenti nella vostra vita che vi possono sostenere, vi possono aiutare, magari dandovi anche dei consigli, un indirizzo ben preciso, aiutarvi nel concreto, oppure è sempre una vostra stessa energia che state cercando di attivare come controllo delle emozioni e
mettersi in moto in modo più stabile e più adatto alle circostanze che state proprio cercando di attivare successivamente. Quindi possiamo dire che il mese di agosto, sì, è vero, vi vede in una fase di preoccupazione, può non dipendere da voi, cioè magari ci sono delle situazioni esterne bloccate. Sappiamo già, può essere una frase fatta, però magari agosto ci sono tante cose che sono chiuse, bloccate, tante persone forse in ferie, tante cose che non si sbloccano al momento. Allora, quindi diciamo che è inutile, diciamo, rimanere in una situazione del genere, meglio attivarsi in queste circostanze, e abbiamo visto che probabilmente sono proprio queste che andranno a dare una svolta. Anche qui troviamo sempre una carta di coppe, però il cavaliere in questo caso è determinante perché indica una fase un po' più attiva, dove possono arrivare delle proposte, delle idee, proposte magari da valutare. Perché una proposta lavorativa, un qualcosa che vi può anche piacere, quindi vuol dire che c'è movimento e già si parte nel mese di settembre con qualche notizia positiva. Può anche esserci una fase di miglioramento sotto tutti i punti di vista, quindi sì, è vero, parliamo di lavoro, parliamo anche di finanze e di opportunità da cogliere. Troviamo il 6 di denari. Ed ecco, diciamo, la carta per eccellenza della generosità, anche degli incontri, delle possibili richieste di collaborazioni, di contrattazione. Quindi ci sono delle possibilità di attivarsi, diciamo, positivamente. Diciamo che a settembre, già come vedete, è totalmente diverso da quello che abbiamo visto luglio e agosto. Sono quei mesi un po' più difficili quando affrontiamo delle sfide. In questo caso, come vi dicevo, passiamo da una fase di conclusione a una fase di ricostruzione, soprattutto delle nostre idee, ma anche cercare qualcuno che ci può aiutare. Ed ecco, diciamo, la fase un po' più positiva. Probabilmente la chiusura in questo caso con il 7 di bastoni non è una chiusura negativa, può voler dire che abbiamo l'opportunità di superare degli ostacoli che possono riferirsi a vari incontri, colloqui, come abbiamo visto, delle offerte, delle proposte, e allora è qui che magari finalmente possiamo metterci in moto nel verso giusto. In realtà possono esserci anche dei conflitti, delle situazioni che sono generate da qualcuno per motivi di denaro o sempre a sfondo materiale, e allora qui vi dovete preparare comunque a contrastarli. Ad esempio, se ci sono questi conflitti a livello burocratico, legale, eccetera, magari c'è tutta una fase di pausa, di stallo, sappiamo, per l'estate in corso, e come vediamo settembre sarà molto molto più attivo, molto più positivo, e quindi qualcuno potrebbe già mettersi in moto in un modo significativo, soprattutto magari per chi è in cerca di lavoro. C'è una svolta. Occhio a questo 6 di denari, che indica proprio nel concreto la possibilità di collaborazione, di contrattazione, di aiuto e sostegno proprio pratico per qualcosa che volete fare, e quindi magari esserci un vero e proprio inizio nel corso di settembre, oppure proprio prepararsi a una fase più attiva. E allora il 7 di bastoni in questo caso
questo indica attivarsi, cioè attivarsi, concretizzare le vostre idee, muoversi in più direzioni, superare dei blocchi e degli ostacoli e quindi più coraggio e più determinazione. Si conclude questa prima lettura, ovviamente se vi sentite attratti da un'altra potete andare ad ascoltarla, altrimenti vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il secondo mazzo, il Japanese Art Nouveau Tarot, e insieme andremo a vedere come andrà i vostri mesi, luglio, agosto e settembre, dal punto di vista economico, lavorativo, se avete anche dei progetti, delle idee da realizzare. Insieme cerchiamo di capire alcune cose che vi possono aiutare. Troviamo il 2 di coppe, partiamo proprio con una carta che è soprattutto molto interessante per rafforzare forse un rapporto lavorativo, una collaborazione, un'unione di idee. Parla tanto anche di cooperazione, di legame nel senso di rispetto reciproco o portare avanti delle idee che sono comuni, quindi di unire le forze per un proposito e per un obiettivo. In realtà può anche indicare una proposta, quindi qualcosa legato a un possibile contratto, anche appunto se state valutando delle collaborazioni, un aiuto, un sostegno che può essere molto utile. Quindi in un certo senso partiamo abbastanza bene, perché trovando anche il cavaliere di bastoni fa riferimento a un cambiamento però in senso positivo, perché porta forza, porta sicurezza, coraggio, determinazione. In realtà abbiamo la possibilità di muovere alcune situazioni a nostro vantaggio. Per alcuni potrebbe essere un nuovo inizio, una nuova avventura, oppure mettersi in moto, in un'esplorazione, in una nuova ricerca. Questo magari è utile per chi è in cerca di lavoro, per chi sta esplorando nuove situazioni, anche per dei progetti, per esempio chi lavora forse ha altri progetti che vuole mettere in moto, e questo è il momento giusto per capire, esplorare, per movimentare anche delle cose che possono essere interessanti da realizzare successivamente. Essendo una carta di movimento, in realtà è doveroso dire che può riferirsi anche a un viaggio, perché è legato all'avventura, all'esplorazione in questo senso, e quindi mi auguro che si riferisca a chi è in vacanza o chi sta partendo o anche chi è di ritorno. La forza, in conclusione di questa prima parte, quindi stiamo parlando di luglio, indica energia, indica coraggio, padronanza di sé, anche la possibilità di superare un possibile conflitto, una limitazione, un blocco. Magari c'è un qualcosa che deve essere sostenuto, forse un imprevisto, una spesa, o sapete già di affrontare determinate cose, allora quindi c'è la possibilità subito di entrare in controllo di quello che state vivendo. A maggior ragione se si tratta di rientrare da una vacanza, e allora avete subito l'energia giusta per tener tutto sotto controllo. Invece se si tratta di un nuovo inizio, di una nuova fase, allora vuol dire che comunque questo è un inizio molto positivo, molto costruttivo, che in qualche modo avete esigenza di capire come muovervi.
E allora se c'è comunque tensione, però allo stesso tempo un forte entusiasmo, ecco, bisogna bilanciare queste emozioni per darvi l'opportunità di procedere come desiderate, come volete. Come vi dicevo, in realtà potrebbe essere anche positivo per chi è alla ricerca, forse la programmazione, la progettazione già di qualcosa di importante può essere realizzata immediatamente, oppure sapete che c'è una fase di stop, allora potete riprendere appena possibile. Dico questo perché agosto si apre con questo 10 di bastoni, scusate, che indica un po' di fatica, di oppressione, quando ci si sta spingendo al limite, che la strada potrebbe essere in salita, c'è un sovraccarico, un po' di fatica, può essere stress accumulato, potrebbe essere un po' di fatica per il caldo o altre situazioni che per voi sono abbastanza impegnative. In realtà potrebbe essere, tra virgolette, anche positiva, perché vuol dire che ci stiamo avvicinando a un raggiungimento, a un ottenimento di un qualcosa e sappiamo che dobbiamo fare un ultimo sforzo abbastanza faticoso per ottenere questo risultato. Se invece vi accorgete che vi state sovraccaricando eccessivamente di alcuni impegni, di alcune cose, allora questa carta vi sta dicendo di fermarsi un attimino o cercare di mettere da parte qualcosa, concentrarsi solo sulle cose più importanti, proprio per evitare questo sovraccarico. Il 4 di coppe, ovviamente continuando a parlare del mese di agosto, ci dice che potrebbe esserci o una delusione, uno scoraggiamento, un'insoddisfazione, anche una fase di attesa e di noia. Cioè, se si tratta di una fase di attesa che qualcosa si vada a muovere, oppure state aspettando delle notizie, delle informazioni, qualcosa che insomma arrivi dall'esterno, allora sapete già che cosa state affrontando e dovete solo aspettare, se alcune cose ovviamente non dipendono da voi. In un altro senso questa carta ci sta dicendo che se c'è una fase di incertezza e di insoddisfazione, magari cercare di capire le motivazioni e quindi automaticamente superare questa fase. Poi troviamo la carta dell'appeso, fase di sospensione. Ovviamente questa può dipendere da situazioni esterne, perché magari siamo legati nelle nostre azioni, quindi impossibilitati di agire, allora a maggior ragione se ci sono appunto delle questioni esterne che dobbiamo aspettare che si vadano a sbloccare, allora un po' di calma, un po' di pazienza, sapete già che il mese di agosto procederà in questo modo. Io di solito consiglio sempre, quando saltano fuori queste carte, magari di valutare, come abbiamo visto, il sovraccarico, di valutare anche delle possibili alternative, di guardare le cose da un altro punto di vista, forse potrebbe esserci qualcosa anche di più interessante, di più coinvolgente per voi. Spesso le cose si bloccano intorno a noi quando possiamo avere finalmente l'occasione o di dedicarci a altro, oppure di guardare, come ci dice il nostro appeso, da altre prospettive, da altre cose che potrebbero essere interessanti. Cosa vuol dire? Che se siete in fase di pausa, magari cogliere qualche circostanza per valutare altre idee, altri propositi, altri progetti. Se state aspettando, come vi stavo dicendo prima, delle risposte, delle informazioni, delle cose che voi non potete far niente e quindi solo aspettare, allora sapete che dovete avere un po' di pazienza, magari riposarvi, oppure pensare di occupare, diciamo, il tempo in qualcos'altro. A volte potrebbe essere un indizio di blocco che è molto molto significativo, e cioè che
se non otteniamo risultati da una ricerca, soprattutto di lavoro o di altre cose, vuol dire che dobbiamo valutare eventualmente di fare un cambiamento e che magari non ci saranno risposte e situazioni positive in quello che stiamo portando avanti, e allora forse è il momento giusto di valutare questi possibili cambiamenti. Ovviamente do delle informazioni, qui dovete cercare di capire voi in che situazione vi trovate. Il mese di settembre parte con questo 7 di coppe, in realtà ha quel doppio aspetto di indecisione, però anche allo stesso tempo di varie possibilità e alternative che possiamo prendere in considerazione. È una carta di scelta e di valutazione, ci consiglia di andare oltre l'indecisione, perché se ci sono varie opportunità, allora è lì che non dobbiamo soprattutto illuderci o crearci delle false aspettative, valutare le possibili realizzazioni o apparenze, nel senso che magari c'è un qualcosa che può essere molto bello, molto allettante per voi come proposta, come idea, come progetto, però forse è inconsistente oppure è una specie di proposta contranello, quindi di valutare tutte le opportunità. A volte ce ne possono essere troppe, a volte siamo noi ad essere indecisi perché non abbiamo ben chiaro che cosa vogliamo fare e come vogliamo procedere. Quindi al di là di tutto questo effettivamente possiamo cogliere quell'aspetto positivo di concentrarci solo su quello che magari può farci stare bene e quello che attiva un vero desiderio, non un qualcosa che è solo in apparenza o illusione. Poi troviamo un altro 7, però questa volta è il carro, è decisamente positivo perché indica una conquista, un progresso, un miglioramento. Per noi stessi può parlare finalmente di riconoscimento e di affermazione, quindi anche di un ottenimento, un passaggio importante che ci permette o di ottenere proprio dei risultati da tutta una fase precedente, o comunque la possibilità di ripartire in una situazione con maggior chiarezza e determinazione. Indica anche, visto che è una carta di movimento, il muoversi, il viaggio. Perché no? Cioè, se state valutando di spostarvi, di fare una vacanza o di fare un qualcosa nello specifico, perché a volte può essere anche un viaggio di lavoro, questo è il momento giusto. Quindi se state ascoltando questo interattivo, ovviamente già a partire da quando andrà in onda, insomma verso fine giugno, è perfetto proprio per prendere le vostre decisioni. Queste vi stanno dicendo che è il momento giusto per muoversi in senso lato, che sia la programmazione di una vacanza, che sia anche di un nuovo progetto, oppure di dare più entusiasmo e forza a qualcosa che è in corso. Ecco che più o meno intorno nella prima parte o seconda parte del mese di settembre è proprio perfetto per voi. Qualcosa che va a migliorare sicuramente sì, magari a dare una spinta diversa, soprattutto nelle vostre finanze, forse con il 5 di denari indica comunque una preoccupazione, una necessità, una fase un po' difficile. Che cosa può voler dire? Che magari sapete già di affrontare determinate situazioni che possono essere a livello economico o di spese o anche di eccessivo impegno, e allora quindi questa carta può parlare di qualche difficoltà, di un po' di insoddisfazione. Diciamo che è la carta che ci invita a ricercare aiuto e sostegno, di fare attenzione a quelle che possono essere delle spese impreviste, di non accettare situazioni di carenza, di precarietà,
sì, è vero, ci può essere una fase di passaggio che magari può anche indicare un nuovo lavoro che vi può aiutare in questo periodo, però se vi porta insoddisfazione e mancanza, forse può essere veramente una fase di passaggio, di sfruttarlo al massimo, però in qualche modo di rimettervi subito in avanzamento nella vostra ricerca e procedere e andare oltre. Quindi, come vedete, qui ci sono varie indicazioni che si possono adattare un po' a tutto quello che state vivendo. Ovviamente, se vi siete sentiti attratti da un altro mazzo, quindi anche da un'altra lettura, andate pure ad ascoltarla. Altrimenti si conclude, diciamo, qui. Io vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo alla prossima. Benvenuti nella terza lettura, dove con il nostro mazzo di tarocchi Morgan Greer andremo a vedere come andrà il vostro mese di luglio, agosto e settembre. Partiamo proprio con l'analisi di luglio. Qui potete trovare delle informazioni che ovviamente dovete adattare a quello che state vivendo. Situazione economica, finanziaria, lavorativa, chi ha il lavoro, chi è alla ricerca, anche per chi magari ha delle idee, degli obiettivi da raggiungere o un qualcosa da voler realizzare. E partiamo proprio con il vostro mese di luglio. Il nostro punto di partenza è con il Re di Spade. Essendo una carta di corte, è vero, può riferirsi a una persona che con la sua autorevolezza, con risolutezza, spesso rappresenta una figura dominante, una figura autoritaria con un certo tipo di potere. Cioè, se già sapete di avere a che fare con una persona del genere, a volte può essere un capo, potrebbe essere anche una persona che vi aiuta, diciamo, però ha le idee abbastanza chiare e quindi il suo aiuto è molto deciso, abbastanza concreto, forse un po' troppo, ma per certe circostanze può essere meglio così. Essendo una carta di corte, in realtà potrebbe riferirsi anche a un vostro modo. Cioè, se già vi sentite in sintonia con il Re di Spade, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, allora vuol dire che la prima parte del mese di luglio va affrontata con lucidità mentale, con un'attenta analisi. Magari bisogna fare ordine o bisogna prendere delle decisioni importanti. E quindi è qui che magari voi potete pensare, visto che è una lettura generica, se può riferirsi a voi o ad un'altra persona. Se siete in sintonia, come vi dicevo, con il Re di Spade, se non lo siete, forse magari è un qualcosa che dovete adottare come atteggiamento, quindi cercare il più possibile, se siete invece emotivi, se siete in una fase di confusione, di ritrovare ordine e soprattutto autorevolezza, perché magari c'è bisogno di imporsi in certe circostanze. L'eremita che abbiamo appunto al centro nel mese di luglio, è importante l'eremita per certi aspetti di chiusura, di esperienze che appunto si trovano in una fase di conclusione o anche allo stesso tempo di ricerca, di prudenza, di vigilanza e massima concentrazione su alcune cose. Soprattutto siamo capaci di muoverci in autonomia e riflettere su alcune cose. Per altri aspetti magari abbiamo proprio bisogno di concentrarci su qualche dettaglio, su un qualcosa che ci sta sfuggendo, qualcosa che potrebbe essere utile per magari chiudere, è vero, delle situazioni, però forse per soprattutto procedere, andare avanti in una nuova ricerca o in una nuova esperienza. Quindi che vi trovate a cercare lavoro o che vi trovate magari in una fase
del lavoro o di altre situazioni, questa carta vi dice di concentrarvi, di avere pazienza, di non aver fretta, di valutare ogni minimo dettaglio prima effettivamente di chiudere totalmente qualcosa e poi soprattutto ancora prima di mettervi in moto. Posso dirvi che il mese di luglio in realtà non è proprio adattissimo ai nuovi inizi. Se avete in mente di fare questo, allora ecco che le carte consigliano di aspettare un momento molto più favorevole per voi. Più che altro è il mese perfetto per consolidare, per fare ordine, chiarezza, per chiudere un ciclo e per incominciare pian pianino a mettersi in moto. Ovviamente il 7 di spade ci fa capire che in alcune circostanze dobbiamo giocare un po' di astuzia, magari cogliere qualche dettaglio, qualche indicazione o indiscrezione carpita qua e là, oppure valutare un possibile tentativo, una scorciatoia, dipende. Non sono favorevole proprio alle scorciatoie perché soprattutto anche questa carta può essere un po' negativa in questo senso, e cioè di valutare. In realtà dipende da quello che state vivendo, perché se sentite l'esigenza di adottare delle strategie e delle scorciatoie, magari potrebbe essere la soluzione giusta, oppure magari evitarle totalmente, perché più una situazione può sembrare facile, veloce e invece magari nascondere delle insidie, delle incertezze. Quindi si tratta di un momento determinante per voi. Questo vale proprio per tutto, per chi è al lavoro, per chi sta cercando magari di lasciare andare, chiudere un qualcosa, addirittura per chi sta valutando di chiudere con il lavoro, però direi soprattutto per chi è alla ricerca di nuove idee, di nuovi propositi o anche di migliorare quello che state vivendo, non solo dal punto di vista lavorativo, però anche finanziario ed economico. Andando a vedere adesso il vostro agosto, troviamo la temperanza, fase di rigenerazione, di moderazione. In che senso? Io adoro la temperanza, non so voi, spesso ho riscontrato un po' di ritrosia in questa carta, perché essendo una carta molto lenta, che ci consiglia di trovare la via di mezzo, di aspettare, di riequilibrare le nostre energie, di adattarci ad alcune circostanze, di favorire un cambio che sia graduale. Io capisco per chi è impaziente e vorrebbe ottenere subito alcune cose, la temperanza non sta tanto simpatica, però secondo me invece è perfetta, perché spesso ci mette in sintonia, in collegamento con il flusso degli eventi a livello esterno. Sappiamo benissimo che alcune cose non dipendono esclusivamente da noi, e allora quindi dobbiamo adattarci ad alcune circostanze, ad alcune cose. Quello che possiamo fare per conto nostro è sicuramente con la temperanza, come vi dicevo, di adattarci o di muoverci pian pianino, di attivare questo cambio graduale, però di entrare in sintonia, in connessione soprattutto con le situazioni esterne, o forse semplicemente avete bisogno di staccare un po' la spina, di riposarvi, di fare un po' di ordine nei vostri pensieri. Abbiamo visto che è proprio una caratteristica degli inizi di mese, sia di luglio sia di agosto. Insomma, l'ordine che fa il re di spade è molto più netto e tagliente rispetto a una modalità totalmente diversa, quella di armonizzazione ed equilibrio, che è della temperanza. Però direi che è un mese che può essere abbastanza positivo, soprattutto
soprattutto a livello di apertura, di socializzazione, di chiarezza. Abbiamo il sole che può illuminare non solo alcune cose a livello anche strettamente personale, di felicità, gioia, qualche evento bello, positivo, può illuminare anche la nostra autostima, la nostra sicurezza, portarci una bella energia, chiarezza. Alcune cose si possono definire, parla anche di riconoscimento, di ricompense, di successo, e quindi possiamo riuscire ad ottenere degli ottimi risultati per quello, insomma, che stiamo portando avanti. E poi troviamo il 7 di denari, carta di valutazione e di attesa, anche di controllo della nostra pazienza, controllo della stessa attesa, sì, perché in realtà ci parla di risultati che possiamo ottenere, però allo stesso tempo ci sta dicendo che se noi aspettiamo, magari quei risultati possono essere ancora più grandi, ancora più soddisfacenti. Quindi in qualche modo c'è qualcosa che non è ancora maturo per essere colto come risultato, o non ancora ci sono dei tempi maturi per alcune circostanze che stiamo vivendo. Quindi questa carta ci consiglia proprio di trovare il momento giusto. A livello intuitivo magari potete capire intorno a questo periodo quale potrebbe essere il momento giusto. Direi che il mese di agosto è un mese più adatto alla connessione con gli altri, con voi stessi, a fare chiarezza, forse a riposarvi o comunque a portare avanti le vostre cose nel miglior modo possibile, sapendo però che state facendo bene, perché c'è un percorso che vi porterà dei risultati. Magari alcune cose nell'immediato, però vi ricordo che alcune cose è meglio aspettare il momento giusto. E poi io direi soprattutto per chi ha progetti a lungo termine, ecco qui che occorre tanta pazienza, aspettare, ma continuare ad impegnarsi. Quindi anche questo, poi il 7 capita proprio sotto al 7 di spade, che può parlare di incostanza, quindi attenzione a non avere fasi troppo altalenanti nell'impegno, appunto nella costanza e nella pazienza. Vediamo il mese di settembre, si apre con questo 9 di bastoni. Il 9 ci parla di sfida, di vigilanza, di osservazione, di stare un po' in guardia. Dobbiamo capire se abbiamo bisogno di difenderci da alcune situazioni, da alcune circostanze esterne, soprattutto da cose che abbiamo già vissuto e sappiamo che si possono ripresentare, oppure semplicemente abbiamo bisogno di stabilire dei confini netti e chiari, sia per darci la possibilità di riflettere con calma su alcune cose, sia di proteggere noi stessi e anche le nostre stesse idee e cose che vogliamo realizzare. Quindi in realtà non è una carta negativa, ci sta semplicemente dicendo che abbiamo bisogno di una fase di raccoglimento, abbiamo bisogno di proteggere i nostri confini, di non disperdere le nostre energie, ma di concentrarci di più sul nostro futuro, che continuare magari ad osservare delle situazioni del passato che, se non si sono chiuse totalmente, comunque ci stanno rubando un po' di energia, e allora è lì che dobbiamo volgere appunto il nostro sguardo in avanti, però con un piccolo occhio al passato, giusto per sicurezza e per certezza. E poi abbiamo questo cambiamento decisivo della ruota. La ruota è un'energia meravigliosa, però allo stesso tempo ambivalente, scusate, perché porta opportunità, un cambiamento importante, un nuovo passaggio della nostra vita, e quindi delle soluzioni, dei progressi, una fase di trasformazione, forse anche di fortuna, o comunque un evento favorevole che può essere utilissimo. Infatti magari è proprio qui che rientra quello che avevamo detto precedentemente. Quindi se dovete iniziare qualcosa, io direi che il momento più propizio è proprio verso settembre, oppure già incominciare a valutare possibili cambiamenti e possibili attivazioni
azioni, cioè azioni concrete e proprio diciamo dalla parte metà settembre. E poi opportunità tante, varie da valutare, se le cose sono bloccate appunto di fare attenzione, perché quando si è un po' troppo chiusi sulla difensiva possiamo perdere delle occasioni, e infatti queste vi stanno dicendo di mettervi subito in moto. La ruota si muove anche grazie al nostro impegno, grazie alla nostra volontà. Quindi la fortuna ci aiuta se in qualche modo anche noi la aiutiamo, e però questa ruota appunto sta dicendo che ognuno di noi avrà un'opportunità, un'occasione in questo ambito, o nel lavoro, o possibili investimenti, la ricerca stessa, se avete altri progetti e altre idee da realizzare, e che tutto possa essere guidato da una buona stella. Abbiamo proprio la presenza della stella. Direi una chiusura perfetta in questo caso, perché ci sta dicendo che abbiamo l'opportunità di muoverci nel percorso giusto, osservare le stelle in questo caso come guida, come proposito costruttivo, positivo, ci permette di guardare lontano, e già ci sta dicendo che in questo periodo ci sono ispirazioni, ci sono dei buoni momenti, c'è armonia, diciamo pace e soprattutto speranza di realizzare i vostri propositi. L'importante è cogliere delle occasioni e muoversi proprio in questo periodo. Quando ci sono dei presagi favorevoli vuol dire che dobbiamo proprio sfruttare al massimo questo momento e poi appunto cogliere i nostri risultati successivamente. E questo vale un po' per tutti quanti, come vi dicevo, proprio per chi è alla ricerca, per chi vuole migliorare alcuni aspetti della propria vita lavorativa, per chi sta pensando veramente di fare grandi cambiamenti. Direi che vi potete trovare soprattutto a settembre nel vostro percorso giusto. Si conclude qui questa lettura. Ovviamente se vi sentite attratti anche da da un altro mazzo e quindi un'altra lettura, potete andare ad ascoltarlo, forse ci sono delle ulteriori indicazioni per voi. Altrimenti io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!